Ciao Chiara, Ciao Giorgia, come benvenuta in stai? Svezia. Grazie, grazie mille. Allora, intanto dico due cose su di te. Chiara Carucci da oltre 15 anni lavora nel mondo della progettazione della luce e dal 2015 vive a Stoccolma, in Svezia. E oggi lavora come lighting designer nell'innovativo studio di architettura Tangbom. Il suo è un forte profilo internazionale nel settore del lighting design ed è membro associato IALD, l'International Association of Lighting Designers, e mentore del progetto internazionale Women in Lighting, del quale anch'io faccio parte come ambasciatrice italiana. Normalmente, Chiara, so che ti occupi di grandi progetti di illuminazione, di uffici, di parchi e spazi pubblici, e quindi veramente grazie per essere qui oggi e per regalarci un tuo consiglio prezioso su come migliorare la permanenza in casa utilizzando la luce al meglio. Per iniziare, infatti, mi piacerebbe chiederti quanto è importante l'illuminazione artificiale, per esempio lì in Svezia. Ormai sei lì da molto e praticamente ti hanno adottata. Ora conosci meglio l'ambiente e i luoghi e quindi ci puoi raccontare qualcosa in più. Sì, in Svezia possiamo dire che c'è una sensibilità diversa rispetto all'illuminazione. Infatti, qui se d'estate abbiamo quasi tutto il giorno la luce naturale fino a tarda sera, d'inverno, comunque nei mesi invernali, il sole tramonta prestissimo, fa subito buio. Allora, per esempio, abbiamo l'abitudine di posizionare delle lampade da tavolo o delle lampade a sospensione accanto alla finestra, così che Ah, possiamo interessante. simulare, così che possiamo simulare l'inclinazione della luce naturale che normalmente, come adesso, entra dalla finestra. Beh, questo potrebbe essere veramente interessante, soprattutto anche qui in Italia da noi per quelle abitazioni che sono magari un po' sfortunate dal punto di vista dell'esposizione alla luce naturale. Dalle immagini che un po' ci hai mandato e condiviso, insomma, di questa lampada, addirittura una lampada a sospensione vicino alla finestra, che dovrebbe, insomma, come dici tu, simulare un po' nel momento in cui c'è poca luce che entra da fuori o poca luce naturale, questa può confortare in qualche maniera. E al contempo vediamo Proprio invece, dare sì, aiuta proprio a dare un senso di comfort, e c'è una parola che si usa molto nei paesi scandinavi che è hygge, che è proprio questa sensazione di confortevolezza in casa, e la luce è una componente fondamentale di questa sensazione di comfort. ecco, la seconda immagine che ci hai mandato, per esempio, molto romantica, ci mostra una facciata di un edificio, è un'immagine abbastanza usuale che si vede normalmente dove vivi tu. Sì, è alquanto interessante perché c'è proprio un'apertura, non c'è tanto la sensazione di doversi nascondere o della privacy, al contrario, l'illuminazione proprio dà il senso delle abitazioni ehm, vive, di case vive. Quindi quando si cammina, la maggior parte dell'illuminazione degli edifici proprio data dall'illuminazione interna delle abitazioni. Ma senti, ma tu invece mi dicevi che sei un'appassionata lettrice. Sì, eh. E infatti oggi il mio consiglio è proprio legato alla lettura. Ehm, Quello che vorrei raccontarvi è come mi rilasso, soprattutto nei giorni in cui non vado in cantiere. Il mio lavoro richiede che io trascorra moltissimo tempo al computer e quindi amo poi concedermi un momento di relax con un buon libro. Allora mi sono organizzata, no, per avere il massimo comfort visivo, quello che è anche ergonomia, sia di giorno che di sera. Così
che poi io possa riposare gli occhi che saranno stanchi della luminosità dello schermo. Quindi cosa ho fatto? Ho posizionato il mio angolo lettura in modo strategico, che è accanto alla finestra, È quello ma lì, è dove sei soprattutto seduta? dove sono seduta adesso. Ah, ok. Quindi accanto alla finestra, ma soprattutto accanto a una presa. Io ovviamente amo leggere con la luce naturale, questo non è sempre possibile. Allora di sera avere una presa accanto mi consente di avere un'illuminazione dedicata proprio alla lettura. Ovvio che per ottenere un'illuminazione adeguata la sera non è sufficiente solo una lampada, non è la questione della scelta di una lampada. Dobbiamo, per un'illuminazione adeguata, combinare 2 layer o livelli di illuminazione. Cosa vuol dire? Cosa intendi per 2 livelli di illuminazione? Vuol dire che dovremmo usare almeno 2 tipi di luce. Tanti pensano che sia necessaria una lampada diretta, luce diretta molto focalizzata sul libro per leggere, ma è importante anche avere una luce d'ambiente, una luce indiretta che completi e migliori l'altra. Infatti, se leggiamo con una luce troppo marcata sul libro, senza altra illuminazione d'ambiente, qui avrò una luce fortissima e ci sarà troppo contrasto con il resto della stanza che sembrerà una caverna molto buia. Gli occhi si I affaticano nostri molto. occhi i nostri occhi saranno affaticati. Invece combinando 2 sorgenti di luce ne avremo una più raccolta sul libro e una che sia ambientale, come se fosse un contorno gradevole. Ci hai mandato questa foto che adesso vediamo, che potrebbe essere un escamotage, no? Una giusta soluzione per chi, per esempio, non ha molta flessibilità per quanto riguarda un'illuminazione generale diffusa. Mi vuoi commentare tu questa Sì, foto? è così, diciamo che è importante avere 2 angolazioni diverse, no, 2 direzioni diverse della luce, così che una compenetri o compensi l'altra. Però se ci rendiamo conto che, per esempio, la nostra illuminazione generale è troppo forte, non è regolabile o magari è proprio in direzione del nostro sguardo e contrasta con quello che sarebbe l'illuminazione della lettura, allora magari potremmo scegliere una lampada da terra che combini sia la luce indiretta che andrà verso il soffitto con la luce diretta focalizzata dedicata alla lettura. Perfetto. Senti, io credo che questo aiuterà moltissimo a prendersi un po' di pausa e un po' a far rilassare questi occhi che alla fine hanno bisogno della giusta luce, sia naturale e sia artificiale. Grazie mille per il tuo Grazie Giorgia, supporto e apporto e a presto. a presto, take care.